Molto spesso Grasshopper viene utilizzato non solo per creare, diciamo, un intero disegno, ma anche per crearne una piccola parte. Ad esempio, simuliamo che questo sia un edificio e io voglio convertire, cioè vorrei modellare questa parete con un disegno basato sul diagramma di Voronoi. Sarebbe molto complicato, diciamo, modellarlo a mano, mentre invece con Grasshopper è abbastanza semplice. Allora, cominciamo prima con il catturare la superficie sulla quale vogliamo creare il nostro pannello e il suo contorno. Quindi accertiamoci con il comando estrai contorni di aver estratto il contorno del pannello e di averlo unito in un'unica linea. Ora creiamo due componenti, uno surface e uno geometry, che catturano questi due elementi. Quindi selezioniamo la superficie, tasto destro, set one surface, selezioniamo la curva, tasto destro, set one geometry. Quindi abbiamo catturato questi due elementi. Ora inseriamo un componente che si chiama Populate Geometry. Questo Populate Geometry collegato, diciamo, alla superficie dell'edificio realizza su di essa una certa quantità di punti e potrei anche qui deciderne il numero, magari potrò variare diciamo successivamente questo parametro che per il momento è impostato a 100. Ora per creare il diagramma di Voronoi basta semplicemente scrivere qui Voronoi, attivarlo. Lui ci chiede dove sono i punti attorno ai quali creare questo diagramma. Io collego questo elemento. Ora vediamo che questo diagramma esce al di fuori di questo spazio perché gli dobbiamo dire tramite il boundary qual è il contorno entro il quale lui deve restare. Quindi colleghiamo geometry con boundary e quindi il diagramma resta fermo all'interno di questo spazio. Adesso per poter creare comunque degli elementi aperti io ho bisogno di fare degli offset di questi elementi. Più che degli offset io andrò a fare una scalatura verso l'interno di ognuna di queste forme. Però per poter far questo ho bisogno prima del centro di questi elementi. Volendo io potrei anche prendere il populate geometry, soltanto che questi puntini potrebbero non essere perfettamente al centro della forma. Allora per trovare esattamente il centro della forma vado ad inserire un componente area che come sappiamo ci crea il centro della figura che come vedete non corrisponde al centro dei puntini del populate. A questo punto ho bisogno di creare i poligoni interni al Voronoi. Potrei farlo con l'offset, ma l'offset non andrebbe bene perché non mi chiede rispetto a che cosa fare la scalatura e lui la scalatura la deve fare rispetto al centro di ogni poligono per fare in modo che l'offset sia fatto bene. Allora, come prima cosa nascondo i punti che avevo creato in precedenza con il populate facendo tasto destro e nascondendo la preview. Quindi ora vediamo soltanto i puntini creati
da questo elemento. Dicevo, per il modo migliore per creare l'offset di questi elementi è utilizzare il componente scala. Il componente scala mi chiede innanzitutto chi sono gli elementi attorno ai quali fare la scalatura e quindi noi gli diciamo i componenti sono il Voronoi. Poi ci chiede qual è il centro della scalatura e noi diciamo è il centro che abbiamo trovato tramite eh, il componente area. In questo factor ci chiede il fattore di scalatura, scriviamo 0,5 per creare un number slider, colleghiamolo a questo elemento e giocando con questo parametro possiamo decidere lo spessore, diciamo, eh, del nostro disegno. A questo punto vado a creare una superficie tramite allora surface freeform preferisco prenderla da qui, quindi boundary surface e gli dico che i segmenti che devono essere uniti sono sia quelli lì che provengono dal Voronoi sia quelli lì che provengono dalla scalatura. Quindi tenendo premuto Shift collego entrambi gli elementi. Con questa cosa vedete che si sono andate ad evidenziare le parti rosse al centro. Ora noi continuiamo ancora a vedere tutti questi elementi perché qui ci sono ancora queste superfici visibili, quindi nascondiamo la preview di questi elementi e vediamo quindi che questo boundary surface è soltanto nelle parti interne. A questo punto creiamo, ora questo è l'asse delle y, quindi io devo fare un'estrusione lungo la y, quindi vado qua, scrivo y e creo un vettore y, creo un number slider, quindi a cui do un valore per esempio pari a 2 e creo anche quindi collego questo con questo, poi vado a creare un componente estrusione, quindi collego la, la superficie all'estrusione e collego la direzione a questo elemento. Però in questo caso vedete che l'estrusione va verso l'interno, quindi questo parametro deve diventare negativo, quindi metto un componente negativo e lo collego tra questi due in modo tale che la fuoriuscita avviene verso l'esterno. Quindi a questo punto nascondo, diciamo, la superficie inferiore e vado a creare il componente 3D di questo elemento. Questa cosa non l'avevamo ancora vista. Gli elementi di grasshopper appaiono con questo colore rosso. In realtà questo colore rosso, diciamo, sono semplicemente i componenti di grasshopper. Infatti se io mi sposto qui sopra in questo tipo di selezione qua, lui non mi fa vedere più la preview dei componenti di grasshopper. Con questa me la fa vedere ma in wireframe, con questa invece me la fa vedere piena. Ma se io adesso voglio creare un oggetto 3D che effettivamente posso utilizzare anche magari per fare un render, devo fare il bake, quindi tasto destro sul componente, clicco su bake e confermo con ok all'interno di questa finestra. Se ora vado a togliere
l'anteprima di Grasshopper, quello che mi resta sono soltanto gli elementi 3D e quindi in questa maniera ho creato l'edificio in maniera molto semplice. Quindi se avessi voluto fare questo pannello con la normale modellazione ehm, di Rhino ci sarebbe voluto molto più tempo.